The grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in.
Ok, buon pomeriggio amici miei. Io mi sento veramente molto fortunato a essere qua con voi oggi. Ora grande, mi dicono sempre che sono piccolo piccolo, grazie comunque. Dicevo, mi sento veramente molto fortunato e veramente straordinario condividere con voi questi 2 giorni di grande formazione e aggiornamento. Voglio approfittare di questo proprio per ringraziare il mio amico Enrico Zannini di Cosmoprof e l'amico Roby Pissimiglia di Estetica. Allora, negli ultimi sono 5 anni circa che insieme ai miei partner abbiamo deciso di spingere in maniera più potente sull'uomo e quindi abbiamo creato delle strategie incredibili per sviluppare questo tipo di business nel nostro salone. Negli anni precedenti mi sono sempre ispirato al fashion. Negli ultimi anni sono andato un po' in giro per il mondo, soprattutto in America e in Nord America e in Sud America, e lì ho scoperto dei barbers eccezionali che fanno delle cose incredibili, che usano delle tecniche con queste macchinette che sono una cosa veramente meravigliosa. Io amo le cose fatte bene, l'eccellenza del taglio, della tecnica. Per esempio nella sala Amber, su cui ieri e oggi abbiamo fatto dei seminar, e tanti amici mi hanno chiesto: ma che differenza c'è fra tagliare i capelli o un uomo o una donna? Dico, non c'è nessuna differenza. Quando uno è ispirato dalla tecnica della geometria, la geometria è una. Quello che cambia è ovviamente la sensibilità e creare questo abbinamento o uomo o donna. Ma la cosa più straordinaria che ho appreso in questi ultimi anni è che gli uomini si stanno più avvicinando alle donne, nel senso che tirano fuori di più quella propria energia femminile e quindi come posso dire, ad esempio si depilano, questo è tipico delle donne, quindi in qualche modo si stanno più avvicinando alle donne, quindi gli uomini si pettinano, si tagliano i capelli come le donne. Ma la cosa incredibile è che anche le donne fanno questo e quindi queste grandi rasature, questi tagli un po' all'americana con qualche ciuffo è significativo, vuol dire che le donne vogliono, c'è questo quasi una riscoperta dello stile androgino. E quindi dicevo, sono andato in giro per il mondo ad ispirarmi non più nelle sfilate di moda ma dai parrucchieri in questa occasione vi voglio presentare un qualcosa, ho sentito sempre da 2 giorni parlare di lavori da salone. Io vi proporrò dei lavori da salone ma un po' spinti, perché io stesso nei miei 25 saloni di proprietà ho un'esigenza, tutte le mie clienti vogliono sempre una novità, magari la novità è molto semplice ma la vogliono. Io credo di averla trovata in questo gioco meraviglioso che fra poco vi presento. Intanto avete visto la mia prima modella, ho creato questa frangia simmetrica con questi ciocche leggermente sconnesse. La novità è questo disegno sulla parte posteriore, giocato anche col colore del chiaro scuro. Questo tipo di lavoro è tipico del maschile, lo fanno i parrucchieri da uomo, soprattutto in Sud America e in America del Nord è una cosa di grande tendenza. Abbiamo cominciato a farlo anche noi nei nostri saloni, ci sta portando dei risultati veramente incredibili. Ieri l'amico Roby Pissimiglia di Estetica, quasi un po' perplesso, l'ho visto, dice: ma come, il business del momento sono gli uomini? E ne ho visti pochi. E allora era già preparato in precedenza. In questa occasione vi presenterò alcuni dei barber selezionati da me, veramente numeri 1, conosco delle tecniche incredibili e quindi vi proporrò soprattutto degli uomini, ma belli, vedrete che vi divertirete tantissimo. Grazie.
Ok, grande, vai! Ok, vorrei la regia per favore che ci desse spazio a questa telecamera, grazie. Voglio sottolineare un po', vedete questa tecnica, io sono proprio, come dicevo prima, mi innamoro, proprio mi appassiono alla tecnica, una passione sfrenata per la tecnica e quindi quando vedo Ascanio, vi presento Ascanio intanto, un grande applauso per Ascanio per favore, voglio il vostro aiuto per incoraggiare questi amici. Ascanio viene da Santo Domingo, è anche figo, vedete com'è bello? Allora, lui usa queste macchinette in una maniera incredibile, se la regia mi riprende questi movimenti incredibili che lui fa, vedete questi chiaroscuri, crea con la macchinetta, tutta macchinetta, non più pettine forbici, tutta macchinetta crea questi chiaroscuri con cui poi fa questi disegni incredibili. Guardate che meraviglia, lui è veramente un artista come pochi, è veramente, mi entusiasma. Nelle ultime 5 settimane abbiamo fatto diversi corsi itineranti in tutta Italia, qualcuno all'estero, in Spagna, Francia e Germania, e in un mese e mezzo questi ragazzi hanno formato circa 300 acconciatori, quindi è veramente con orgoglio che ve lo dico perché questa è una squadra straordinaria. Ha passione per questo lavoro, ma soprattutto hanno questa, come posso dire, questo concetto del contributo, vogliono veramente contribuire verso gli altri. Vedete, Wilo in questo momento sta alleggerendo alcune zone del suo taglio, vedete che ha creato anche un effetto colore sul suo modello e lui mi dice che è veramente di grande tendenza ora creare anche queste treccine con cui evidenziare alcune parti del taglio. Vedete, sono immagini molto forti, molto di tendenza, ma che funzionano. Quindi all'inizio, qualche anno fa, quando ho cominciato a vedere questi lavori, anch'io ero un po' perplesso, no? Fare questi disegni in testa, ma poi mi sono reso conto che se sono di questa qualità, se sono fatti bene, la gente li richiede, diventano veramente dei lavori da salone, però un po' più divertenti. Ok, vieni, vediamo come Wilo ora usa la macchinetta per fare questa sfumatura, anche un po' più vicino, più di fronte a lui, per favore, guardateli, è incredibile. Loro usano solo le macchinette della Wall con tutti questi distanziatori e vedete li cambiano continuamente, lavorano in questa maniera straordinaria. E poi ho imparato da loro anche questo gioco con queste spazzoline, vedete, tagliano e usano una spazzola per pulire dei capelli. Quindi anch'io ho eliminato il famoso pennellino per togliere i capelli che schiaccia i peli sul viso e uso anch'io la spazzola perché pulisce in maniera incredibile. Lui è Wilo e viene anche lui da Santo Domingo. Grande! Ok, andiamo ora da Kevin, viene da Bari. Sono Bari e Amatulli di Bari. La sua famiglia sono nonni, nonne, fratelli, sorelle, tutti, cugini, tutti barbieri incredibili. In tutta Bari hanno circa 15 saloni, quindi sono proprio veramente, hanno monopolizzato tutti. Guardate la tecnica straordinaria. Lui dice, Gianni, ok, non è tutta macchinetta, mi voglio ancora divertire un po' con questa tecnica del pettine forbice. In questo momento, dopo aver dato la forma a suo taglio, vedete, si diverte ad alleggerire con la sfoltitrice e guardate lì che meraviglia. Ora fra poco vedremo il risultato. Andiamo invece ora da Giovanni,
se il cameraman mi segue, Giovanni è un artista degli Earth Tattoo. Guardate che meraviglia! Vediamo l'immagine che ha creato. Quindi si è ispirato a Halloween, ha creato proprio una specie di quadro sulla zucca di questo modello. Incredibile. Qualche tempo fa, quando ci siamo conosciuti, ha fatto un selfie e poi il giorno dopo al suo primo cliente ha fatto la mia faccia sulla sua testa. Mi ha mandato questa foto e ho detto: Madonna, ma questo è matto veramente, è incredibile. E lì per lì è un artista, ma io credevo fosse una specie di Picasso. Dico, ma le sa fare solo lui queste cose. Invece poi l'ho invitato a fare la formazione ai miei collaboratori e ho visto che in un giorno solo di formazione chiunque può riuscire a fare questi lavori. Ora non voglio dire che ci saranno tantissimi clienti che verranno a farsi una specie di quadro in testa, ma vi garantisco che sono venuti comunque tanti nei nostri saloni a chiederci questo tipo di lavori. Ma la cosa che vi voglio dire non è tanto quanto l'idea di fare un quadro in testa a una persona, ma la tecnica che si usa. Io sono un amante della tecnica e vedere che uno con le macchinette crea questo chiaro scuro incredibile e crea addirittura la mia faccia in testa, io lo trovo veramente straordinario. E la cosa bella è che tutti possiamo imparare a fare questa cosa. Guardate che meraviglia. Poi lui lo sottolinea un po', c'ha questo pennarello bianco e si diverte a fare questo contorno di chiaro per evidenziare di più il disegno. Andiamo invece ora da Vincenzo, per favore. Anche Giovanni è pugliese, è da Brindisi, così come Vincenzo, che voglio presentare anche lui, è un altro barber incredibile, straordinario, uno dei migliori barber Earth Tattoo del mondo. Guardate che meraviglia, anche lui è ispirato ad Halloween, ha creato questi effetti di chiaroscuro, queste ciocche più lunghe, più corte. Guardate lì che cosa fanno. Lui si sta divertendo ora un po' con la matita scura ad evidenziare un po' il disegno, ma guardate che meraviglia. Ma al di là dei disegni voi vedete che comunque ci sono dei tagli e dei tagli fatti a regola d'arte. Io ritengo, è 2 giorni che sento parlare di eccellenza, l'eccellenza dei prodotti, l'eccellenza dell'accoglienza, l'eccellenza del congedo, ma l'eccellenza del taglio, del colore, l'eccellenza professionale, io credo che debba stare al primo posto. Non so come la pensate voi. E credo che prima di tutto noi siamo degli artisti, artigiani, artisti, ognuno ci definisce come meglio crede, ma prima di tutto siamo degli artisti e allora se siamo artisti creiamo cose veramente particolari, straordinarie. Ok, quindi vi invito a notare la tecnica e le forme che hanno creato, anche se una delle ultime tendenze è nel maschile sono tutti questi capelli proposti dagli stilisti tipo Armani, Gucci, Prada. Ho visto tutte queste teste molto basse, ok, e vanno fatte, ma ricordiamoci che siamo dei parrucchieri o dei barbieri, abbiamo i finish, abbiamo da fare business e quindi muoviamo i capelli come vogliamo noi, non come ci impongono gli altri, perché questo ci permette di fare più incasso in salone. Ok. Ci siamo. Preparo di qualche secondo finito. Bello. Fantastico. Ok, bravi, grazie.
via. Ok. Vai. Belli, belli, belli. Meravigliosi. Amici, voglio il vostro aiuto. Fategli un applauso straordinario perché sono veramente incoraggiateli, perché sono meravigliosi. Grazie. Continuate a divertirvi.
Grazie! Il vostro calore mi prova che avete gradito la nostra presentazione. Vi auguro un buon Buonissimo On Air per tutti e arrivederci al Cosmoprof 2017 in marzo a Bologna. Buona vita a tutti e grazie! Per fare un applauso straordinario a Michele Gaudiomonte che ha disegnato i nostri vestiti. Grazie Michele!